è difficile trovare il silenzio all'esterno, no? Però penso che abbia un valore totale, perché cosa vuol dire silenzio? Il silenzio è anche il silenzio della mente, no? Il rilassamento della mente è il non seguire i pensieri, quindi vuol dire la mente che è silente, no? Il rilassamento della mente è proprio non sentire i pensieri, non andargli dietro, no? Cioè, questa è la base, no? Quindi perché? Perché dietro i pensieri, questo rumore rotatorio che la mente fa continuo e che si impadronisce spesso di noi, no? Ci scambiamo un po' per la nostra mente. Quando allora si fa questo distacco, no? Da chi assiste e da chi invece continua a parlare, no? A replicare questi pensieri, no? E proprio si trova il silenzio. E da lì scopriamo anche tante cose magari di noi stessi, no? Del mondo, di come siamo fatti. Noi la musica la usiamo un po' in superficie oggi, è un po' come se la usassimo come salvagente per non accettare, per non controllare, per non guardare il silenzio. Quindi è così, usiamo una musica che ci tiene sempre in superficie, no? Il silenzio da una parte è molto caro, dall'altro fa molta paura. Oggi è difficile che entri in un posto, cioè anche sulle segreterie telefoniche non ti lasciano, cioè nelle metropolitane, no? Silenzio vuol dire anche non soltanto acustico, c'è un silenzio anche del visuale, no? Siamo tempestati da tutto questo, no? E quindi è un'aggressione, una violenza straordinaria. Certo, c'è una musica che è più figlia della sua epoca e un'altra che è più figlia dell'essenza, secondo me. Ti faccio un esempio. La musica sacra, per esempio, del 1200 e quella di oggi sono più vicine tra loro che non la musica da ballo degli anni 40 e quella di oggi da discoteca, benché sono passati, molti meno anni, no? Perché? Perché è come gli abiti della moda, no? Il suono indossa un abito e l'abito dell'epoca. Se tu invece senti due persone che in una chiesa cantavano un inno, no, a un'entità, no, oppure una preghiera, non sono così lontani, no? Perché l'essenza cambia molto meno. È la stessa cosa per i suoni, no? Tutto quello che è vicino all'essenza è più vicino alle cose che non mutano, che rimangono, che permangono. Tutto quello che è più verso la società, il sociale, le mode, cambiano molto di più. La musica secondo me è molto più un mezzo, cioè un mezzo che ti porta, non che non abbia un valore in sé, certamente ce l'ha, però come funzione, cioè un mezzo che ti porta dentro, fuori, al lato, in fondo, nello spazio, nel tempo, nella tua mente, nella tua fantasia, no? Quindi io la vedo più come uno strumento, proprio gli strumenti musicali, no? Sono strumenti, anche il suono, no? Allora io lo sento più come un mezzo che non come un fine a se stesso, no? E ovviamente la musica poi si fa per noi, no? Per aiutarci, è uno strumento che ci ha dato l'universo, il mondo dei suoni, per aiutare a fare questo percorso che stiamo facendo in questa vita e magari anche in tante altre.